Questo modello potrebbe diventare virale. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momiss, io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato la borsa Marley in sole 2 ore. E sì, avete capito proprio bene, vi mostrerò un piccolo trucchetto che velocizzerà di gran lunga i tempi di lavorazione. Volendo potreste farla più grande e potreste anche sperimentare con dei punti di lavorazione. All'incirca ho utilizzato 200 grammi di cordoncino, uncinetto di lavorazione numero 5, diversi accessori metallici come 2 ponticelli, 2 moschettoni, una chiusura a cartella e 50 cm di catena. La lunghezza è personale, ve lo dico sempre, ma per me va più che bene, ve la mostro anche indossata, è davvero spettacolare. Mi piace molto perché all'interno posso inserirci proprio l'essenziale, quello che di solito mi porto sempre. Io spero che questo progetto e questo video tutorial vi piacciono, fatemelo sapere come sempre con un commento in basso. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like e continua a seguirmi per altri progetti. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Avvio 25 cm di catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, faccio una 26esima catenella per ritornare indietro a punto basso. Con questo cordoncino 25 catenelle equivalgono a 25 cm, quindi anche voi regolatevi in base ai centimetri che sviluppa il cordoncino che utilizzate. Quindi a partire dalla seconda nella maglia dietro vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 25 punti bassi. 24, 25esima ed ultima catenella. Faccio una catenella, giro la mia primissima riga e procedo con un'altra riga a punto basso. Lavorerò sempre un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 25 punti. Continuerò per questa seconda riga e per le righe successive finché non raggiungo l'altezza che mi occorre. Ho fatto un totale di 12 righe che corrispondono a 12 cm. Fatta la catenella giriamo il nostro lavoro e nei primi 3 punti vado a lavorare un punto bassissimo in maniera molto morbida, quindi faccio 3 punti bassissimi. Dopodiché a partire dal quarto punto inizio a contare e faccio il primo punto basso, il secondo e continuo in questo modo finché non ho lavorato i primi 19 punti bassi. 4, 5, 18, 19esimo ed ultimo punto basso. Come notate anche qui ho gli ultimi 3 punti. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo lavorando i 19 punti centrali. 1, 2, 3, 18, 19esimo punto basso. Catenella, giro il mio lavoro, procedo per la terza riga a punto basso e per altre 3 righe per un totale di 6 righe a punto basso. (18) 19esimo punto basso. Ho lavorato le mie 6 righe. Adesso aggiungiamo 1, 2, 3 e una quarta catenella che mi serve per ritornare indietro. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto in ciascun punto nelle prime 3 catenelle.
perfetto. Poi vado a lavorare un punto in ciascun punto nei 19 punti centrali che mi ritrovo, 2, 3, 19esimo punto basso, anche qui ripeto quello che ho fatto prima, 1, 2, 3, quarta catenella che mi serve per girare il mio lavoro e procedo a lavorare un punto basso nelle prime 3 catenelle. Poi lavoro i 19 punti centrali, ma ovviamente dopo i 19 punti ho i 3 punti bassi che avevamo lavorato prima, quindi sono ritornata ad avere 25 punti proprio come all'inizio. Sto lavorando insieme a voi la seconda riga di questo blocco, quindi continuo così finché anche in questo caso non raggiungo le dimensioni che mi occorrono. Bene, terzo blocco terminato, nonché parte dietro della borsa. Anche qui ho lavorato 12 righe totali proprio come la zona frontale. Adesso ripetiamo lo stesso lavoro di prima. Catenella, giro il mio lavoro. Nei primi 3 punti vado a lavorare un punto bassissimo in maniera morbida. 1, 2 e 3. A partire dal quarto punto vado a lavorare il primo punto basso di 19, 2, 3, 19esimo punto basso, ovviamente ho gli ultimi 3 liberi, catenella, giro il mio lavoro, faccio la seconda riga sempre a punto basso lavorando i primi 19 punti e continuo in questo modo finché non raggiungo le dimensioni che mi occorrono per questo progetto. Per quanto riguarda la patella ho lavorato un totale di 10 righe a punto basso. Ho fatto la catenella, adesso giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto bassissimo in costa frontale. Prendo la metà frontale e faccio un punto bassissimo e ripeto per i prossimi punti. 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19esimo punto bassissimo. Posso fare una catenella di sicurezza, staccare il cordoncino e nasconderlo all'interno. Per cui abbiamo realizzato in un solo blocco la parte davanti della borsa, il fondo, la base nonché la profondità, la parte dietro insieme ovviamente ai laterali, una a destra e una a sinistra, stessa cosa sulla parte davanti, più la patella senza mai staccare il cordoncino. Prendiamo un ago e il cordoncino stesso e andiamo a cucire tutte queste asoline. Mi inserisco nella prima e nella seconda. Lascio un po' di eccesso per bloccare alla fine. Asolina con asolina e stringo bene, mi raccomando. Asolina con asolina. Stringo. E le ultime 2 asoline, 1 e 2. Ok, fatto questo andiamo a cucire la zona in basso. Porto il cordoncino proprio in un'estremità, in questo modo vado a cucire tutto passo passo. Ok, pareggio il fondo e vado a cucire sempre asolina con asolina, sono pochi punti. Ok, avete visto, è stato super semplice e abbiamo cucito così sia il laterale che la base. Posso andare a bloccare questo cordoncino in eccesso. Mentre la coda che avevamo lasciato all'inizio la facciamo passare attraverso il primo punto basso che abbiamo e
poi al centro dell'ultimo punto. E vado a realizzare una sorta di asola. Anche in questo caso, intanto stringiamo un po', anche in questo caso andiamo a nascondere il cordoncino, lo blocchiamo, lo faccio con l'uncinetto così mi sbrigo anche prima, faccio un nodo, poi disperdo l'eccesso tra i punti. Dunque adesso utilizzo degli accessori metallici, 50 cm di catena a maglia piccola, ovviamente la lunghezza è personale, io la preferisco da 50, due moschettoni, utilizzo questi triangolari, sono molto carini, ma potete utilizzare anche quelli tondi, fa lo stesso, sono delle stesse dimensioni. Uno l'ho già applicato, l'altro lo applicherò tra poco insieme a voi, e poi una chiusura a cartella, questa presenta i dentini, quindi molto facile da applicare. Altra metà con le alette, griglietta, e possiamo applicare il tutto. Mi inserisco proprio qui dove c'è la patella, come ho fatto dall'altra parte, faccio passare, sì, siamo sulla stessa riga, faccio passare quindi l'anello e nel primo punto, quindi apro, è molto facile, e inserisco e lo porto da questa parte così, chiudo, prendo un attimino le misure, apro leggermente la chiusura e inserisco i dentini. La patella misura 18 cm, 9 cm sono perfettamente al centro, schiaccio un po' e faccio aderire i dentini proprio alla lavorazione. Qui avevo i punti bassissimi, faccio in questo modo, spingo con un giravite, ma potete farlo con qualsiasi altro attrezzo, e in questo modo siamo sicuri che non si disfa nulla, e poi possiamo fare pressione e chiudere il tutto. Ok, io credo che ci siamo. Una volta fatto questo, inserisco la mia chiusura, vado a prendere le misure ovviamente dall'altra parte, la metterei proprio qui. Le alette sono da questa parte, come notate, ovviamente andrebbe foderata per nascondere le alette. Inserisco la griglia e poi spingo le alette anche verso l'interno, proprio con le mani. Ok, credo che possa andare abbastanza bene e voilà, mi sembra davvero perfetta. Non mi rimane che andare ad applicare la catena, ma volendo possiamo realizzarla anche all'uncinetto. Qui sul canale trovate tanti tutorial per realizzare una tracolla all'uncinetto. Un piccolo trucchetto: ho aggiunto due anelli un po' più grandi dello stesso modello di catena perché l'anello più piccolo non passava, quindi ne ho aggiunto uno da una parte e uno dall'altra parte, stringo bene, metto tutto sul dritto, adesso sì, apro, inserisco e spingo in questo modo. Stessa cosa dall'altra parte ed il gioco è fatto. E voilà, in 2 ore ho realizzato questa bellissima borsetta, che dire, nonostante la lavorazione è davvero perfetta. Misura 21 cm se non erro, sì, e ha un'altezza da 12 cm. Volendo potreste realizzarla più grande avviando molte più catenelle e poi suddividendo i punti proprio come ho fatto io. Molto soddisfatta anche di questo progetto, a sto punto non vi rimane che replicarla anche voi. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la borsa Marley vi sia piaciuta, spero che proverete a replicarla più grande, con le stesse dimensioni o con punti di lavorazione all'uncinetto differenti. Insomma, con questo progetto vi potete davvero sbizzarrire perché è abbastanza versatile. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e lasciate un like di supporto a questo video. Io vi do l'appuntamento al prossimo contenuto, continuate a seguirmi per non perdervi gli altri progetti. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo contenuto, un bacino a tutti!